Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i capitoli. Inoltre non verranno trattati gli eventi principali, ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia del personaggio. Ci tengo a precisare che si tratterà di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. Vamp è uno dei personaggi più enigmatici della saga. Dotato di capacità paranormali, va collocato su quella sottile linea che separa la tecnologia fantascientifica dal sovrannaturale. Nonostante l'alone di mistero che lo circonda lo renda una delle figure più surreali di Metal Gear Solid, alcune informazioni che ci vengono rivelate su di lui e sul suo passato riescono comunque a conferirgli molta più umanità e romanticismo di quanto ci si potrebbe aspettare. Ascoltando con attenzione alcune conversazioni codec con Solid Snake, potremo infatti conoscere alcuni importanti dettagli sul suo passato e comprendere cosa lo abbia spinto a diventare il temibile terrorista che conosceremo al Big Shell. Nato in Romania, la sua vita verrà, in giovanissima età, tragicamente segnata proprio da un attentato. Il bambino si trovava in chiesa con la sua famiglia quando rimase coinvolto nell'esplosione di una bomba. Unico sopravvissuto al crollo, Vamp rimase intrappolato sotto le macerie, con il corpo trafitto da parte da un crocefisso. Gravemente ferito, attese così l'arrivo dei soccorsi, che impiegarono però più di 2 giorni per trarlo in salvo. Nell'attesa dovette sopravvivere bevendo il sangue dei suoi cari. Questo ebbe sicuramente un impatto molto forte sulla sua personalità, perché come sappiamo nel 2007 Vamp userà ancora a dissetarsi con il sangue di alcune delle sue vittime. A differenza di quanto si possa pensare però, il soprannome con cui verrà conosciuto durante l'epoca di Metal Gear non deriva dal raccapricciante aneddoto legato alla sua infanzia. L'appellativo Vamp fa infatti riferimento ai suoi modi e comportamenti, nonché orientamento sessuale. Dalle movenze particolarmente provocatorie, aggraziate e seducenti, non c'è da stupirsi se il personaggio originariamente, nei primi sketch di Shinkawa, era stato pensato per essere una donna. Nonostante questo, è evidente come l'intero personaggio sia una citazione alla tradizionale figura letteraria e cinematografica del vampiro. Origini rumene, aspetto inquietante conferito da capelli lunghi neri e carnagione chiarissima, denti canini affilati e lunghi. Guardandolo è impossibile non riportare alla mente la conosciuta immagine del conte Dracula. Lasciatosi alle spalle il suo passato, nei primi anni 2000 Vamp giunge in America, dove inizia ad operare per conto di Death Cell, un'organizzazione governativa antiterroristica istituita dal presidente George Sears, Solidus Snake. La squadra aveva il compito di attaccare di sorpresa basi alleate, così da fornir loro un adeguato addestramento in caso di emergenza. L'organizzazione era formata da pochi membri: il colonnello Jackson, comandante della squadra, sua moglie Fortune, Fatman, esperto di demolizioni, Old Boy, un soldato con grande esperienza, Chinaman, un esperto di arti marziali e infine lo stesso Vamp, che si guadagnò il posto grazie alla sua grande dimestichezza nell'uso dei coltelli e delle lame. In quello stesso periodo l'uomo intraprese una relazione con Scott Dolph, comandante della Marina degli Stati Uniti d'America e padre di Fortune. Questo legame sarà molto importante per il personaggio, che si affezionerà profondamente non solo a lui, ma anche alla ragazza, suo marito e al loro nascituro. I dettagli sul suo passato, che ci vengono forniti in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, avevano quindi anche lo scopo di aiutarci a comprendere da cosa derivasse il suo quasi morboso bisogno di legarsi agli altri personaggi e ricercare continuamente nuovi legami. Dopo anni di attività della squadra, e dopo la dimissione dalla carica di presidente da parte di Solidus Snake, i Patriots iniziarono però a screditare Death Cell, diffondendo voci che dipingevano l'organizzazione come pericolosa e violenta. L'esercito americano organizzò quindi una trappola con l'intento di eliminare per sempre la squadra. Dopo un attacco a sorpresa, alcuni membri persero la vita, ma Fortune, Vamp e Fatman si salvarono. Come reazione, Death Cell si trasformò presto in un vero e proprio gruppo indipendente e quindi terroristico. Nel 2009, Vamp, in compagnia dei membri rimasti ancora sconvolti per le recenti perdite, vennero manipolati ancora una volta e convinti ad unirsi al gruppo guidato da Solidus Snake, Sons of Liberty. Come viene raccontato nelle Snake Tales dallo stesso Vamp, le sue azioni a bordo del Big Shell avevano l'unico scopo di attirare l'attenzione dei media.
La sua speranza era che, vedendo la rabbia della squadra, questi avrebbero iniziato ad indagare più a fondo sulle circostanze che avevano portato il colonnello Jackson all'arresto e la squadra ad essere screditata. L'onore e il codice di combattimento erano infatti valori molto importanti sia per lui che per gli altri membri di Dead Cell, che non accetteranno mai la natura delle false dicerie diffuse su di loro. Come spesso accade in Metal Gear, però, le motivazioni che spingeranno il personaggio e soprattutto i mezzi con i quali cercherà la sua giustizia possono essere discutibili e ovviamente messi in discussione. Alla fine degli eventi di Metal Gear Solid 2, Vamp, a causa della sua apparente immortalità, è rimasto solo. Ha infatti ormai perso tutti quelli che aveva giurato di proteggere. Scott Dolph aveva perso infatti la vita durante l'incidente del tanker, mentre Fortune durante gli eventi di Big Shell. Il personaggio riapparirà però in Metal Gear Solid 4 come soldato mercenario alle dipendenze di Liquid Ocelot e lo vedremo spesso al fianco di Naomi Hunter, alla quale si legherà moltissimo. Non è però ben chiaro cosa lo avesse spinto ad allearsi con Liquid Ocelot, lo stesso uomo che si era macchiato del sangue di Scott e di Fortune. Sono le sue capacità speciali a rendere Vamp un personaggio unico nel suo genere. Arrampicarsi su pareti sfiorando la forza di gravità, camminare e correre sull'acqua o addirittura rimanere sospeso sulla superficie. Riuscire a respirare in assenza di ossigeno, sopravvivere nonostante ferite mortali come colpi d'armi da fuoco alla testa o essere trafitto da una lama da parte a parte. Tutto questo conferisce al personaggio un alone di mistero che, unito alla sua grande velocità e dimestichezza con le lame, lo rendono un abile combattente e un nemico molto temibile. Sono questi gli stessi aspetti però che molto spesso lo rendono anche uno dei personaggi meno amati, se non uno dei pochi ad essere addirittura disprezzati nella saga. Questo perché, rispetto agli altri membri della stessa Dead Cell, ho messo in contrapposizione anche con lo stile dei componenti di Foxhound che avevamo conosciuto in Metal Gear Solid 1, i toni con i quali il personaggio è dipinto possono risultare eccessivi, esagerati e fuori luogo. In Metal Gear Solid 4, però, molte delle sue abilità troveranno giustificazione nella scienza. Il personaggio verrà così completamente spogliato dal suo misticismo e diventerà una delle figure che meglio rappresenta il decadimento dell'era di Guns of the Patriots. Come presto ci verrà spiegato, la sua apparente immortalità era frutto proprio di un'avanzatissima tecnologia. Le sue nanomacchine riuscivano a donargli ottime capacità rigenerative e a mantenerlo in vita nonostante le gravissime ferite inflitte in battaglia, rendendolo quasi impossibile da sconfiggere. Grazie a tutto questo, Vamp è un personaggio che riesce a mescolare fantapolitica, occulto e fantascienza in modo unico. Si potrebbe infatti affermare racchiuda in un certo senso lo stile della saga. Alla fine di Metal Gear Solid 4, questo personaggio rappresenta perfettamente ciò che i Patriots erano arrivati a creare. Individui completamente privati della loro umanità, che vivevano esclusivamente per inerzia e ai quali non rimaneva più nemmeno la possibilità di scegliere se e quando morire. Proprio come Fortune prima di lui, Vamp inizierà infatti a non temere più la morte, che sempre gli camminerà accanto senza però poterlo mai raggiungere. Ben presto, questa sua stessa invincibilità si rivelerà inevitabilmente essere anche la sua condanna, e Vamp inizierà a combattere solo per ricercare la morte. Questo diviene via via sempre più chiaro, fino ad essere esplicitato nella scena in cui il terrorista lotta contro Raiden in un'estenuante battaglia ad armi pari, alla fine della quale sussurrerà nell'orecchio al suo nemico un'ultima supplica. Non è un caso che sarà proprio la dottoressa Naomi Hunter a mettere fine alla sua vita. La stessa donna che gli aveva garantito l'immortalità per così tanto tempo e alla quale si era avvicinato per una comune sorte. Anche lei stava continuando ad esistere solo grazie alla tecnologia delle nanomacchine e a lungo andare aveva iniziato a sentire il peso di una vita che non le apparteneva più. Ormai in preda alla sofferenza e alla solitudine, Vamp non potrà far altro che implorare per una morte già troppo a lungo rimandata. Al suo collo 5 piastrine per non dimenticare gli amici e gli amori persi negli anni passati.